Ho testato 7 fuzz prima di decidere di recensire questo pedale. Nessuno infatti faceva quello che cercavo in un pedale boutique. E tra poco, letteralmente tra 90 secondi, vi farò sentire il suono che giustifica i quasi 300 euro di questo effetto. O meglio, i suoni. Se vi dicessi infatti che riesce a simulare il suono di Hendrix, Jimmy Page, Brian May e Steve Ray Vaughan, ci credereste? Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e ho qui con me il Fuzz Rangers di Formula B, un pedale boutique tutto italiano che combina 2 circuiti leggendari in un solo chassis. E quando sentirai cosa succede quando attivi il boost insieme al Fuzz, capirai perché questo pedale giustifica ogni euro del suo prezzo. La scatola si vede subito la qualità costruttiva, dalla verniciatura ragazzi impeccabile alla cura dei dettagli. Questo infatti è artigianato made in Italy e non una produzione di serie. Il pedale poi ha il suo peso e dà una bella sensazione di solidità, ma la vera differenza non è quello che vedi, è quello che senti. Vi lascio il link al pedale in descrizione, ora vediamo come funziona. Il lato sinistro è un fuzz basato sul Silicon Fuzz Face con transistor NOS BC108 e resistori di qualità, componenti che costano di più ma fanno davvero la differenza. Abbiamo il classico controllo di fuzz e di livello. Suonandolo ragazzi ho percepito subito quella saturazione calda ma sempre ben definita. Non è quel caos che potete sentire in tanti fuzz economici e questo probabilmente è il motivo per cui la gente evita di usare un fuzz. E la vera magia è come reagisce in modo naturale al tocco. Ascolta! E questo è quello che distingue un fuzz di qualità, la capacità di reagire al tuo tocco. Il lato destro invece è un treble boost con transistor BC547A al silicio, basato sul famosissimo Dallas Rangemaster, il pedale che ha definito il suono del rock britannico degli anni 70. Non è quindi solo un boost che amplifica il segnale, ma un treble boost. Infatti, oltre al volume, aggiunge colore e quella brillantezza che fa emergere la tua chitarra nel mix. Qui abbiamo il classico controllo di boost e in alto c'è uno switch che aggiunge un livello di controllo in più. Nella posizione low mantiene tutte le frequenze, incluse le basse frequenze. In alto mid enfatizza le medio-basse per un suono valvolare vintage. E al centro, nella modalità high, ti dà quel suono cristallino con un'enfasi sulle alte frequenze. Sono 3 suoni diversi nello stesso chassis. Ragazzi arriva quando attiviamo entrambi i circuiti e lo switch in basso a destra ti permette di scegliere l'ordine. A destra infatti il boost entra nel fuzz per un suono saturo, per un suono caldo, con un boost delle frequenze medie che sono fondamentali per far emergere la chitarra quando suoni in una band. Mettendolo invece
invece a sinistra il fuzz entra nel boost per un suono più chiaro e potente. E questa versatilità per me è indispensabile, specie su un palco. Meno pedali, meno cavi, meno problemi. E adesso vi mostro le 3 caratteristiche che secondo me rendono questo pedale davvero speciale. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un transistor New Old Stock e installatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! La prima caratteristica è la dinamica. Molti fuzz infatti non riescono a fare quello che fa questo pedale. Se suono infatti delicatamente con il plettro, il fuzz risponde diciamo con dolcezza. Quando invece attacco forte le corde, il pedale esplode con aggressività. E qui i transistor New Old Stock fanno davvero la differenza. La seconda caratteristica che rende speciale il Fuzz Rangers di Formula B è la versatilità. Molti fuzz infatti ti incastrano in un solo genere, mentre il Fuzz Rangers no. Se metto infatti il controllo di fuzz al minimo, riesco a simulare un suono blues vintage. Con il fuzz a metà invece mi dirigo verso un suono rock classico. E con il fuzz al massimo entro nell'ambito del rock pesante. 3 generi diversi in un solo effetto. La terza caratteristica che rende speciale il Fuzz Rangers di Formula B è la pulizia del volume. Molti fuzz, specie se sono economici, si comportano come dei semplici interruttori. In pratica non reagiscono alla variazione di volume della chitarra. Il Fuzz Rangers no, con il volume a 10 ha il suono fuzz completo. A 8 si pulisce mantenendo però il suo carattere. Scendendo poi a circa metà otteniamo un crunch vintage. E se scendiamo ancora otteniamo quasi un suono clean, ma comunque con il suo carattere. Non so voi, ma a me è sempre piaciuto giocare con il volume, specie con un effetto come il fuzz. Durante un brano infatti possiamo passare da strofe con delle ritmiche clean a dei ritornelli distorti semplicemente variando il volume della chitarra. E questa transizione fluida è la differenza tra un fuzz economico che ti costringe a suonare in un certo modo e uno invece che si adatta al tuo modo di suonare. Ovviamente nel Fuzz Rangers di Formula B i componenti di qualità fanno la differenza. Per un
un suono, diciamo, tra virgolette, musicale a qualsiasi volume. Ma c'è un dettaglio che fa la differenza. Dovete sapere che il boost integrato non è soltanto un'aggiunta, ma è il cuore del sistema. Con il boost, infatti, prima del fuzz il suono è saturo, è caldo, con le medie frequenze enfatizzate. Con il fuzz invece prima del boost il suono è aggressivo e potente, quindi è perfetto per assoli che devono tagliare il mix. La domanda quindi non è se costa troppo, ma quanto vale la differenza. Volendo potresti comprare due pedali separati di qualità, ma ti costerebbe sicuramente molto di più. Non avresti mai questa integrazione perfetta e l'ottimizzazione dei due circuiti. Con il Fuzz Rangers infatti tutto è pensato per funzionare insieme. E in questa nuova versione, oltre ad avere ingressi e uscite sulla parte superiore, cosa che dovrebbero fare tutti i produttori di pedali, ora c'è anche la possibilità di attivare o disattivare entrambi gli effetti con un solo switch, e questo è molto comodo se non vogliamo ballare il tip tap. Basta semplicemente premere lo switch del fuzz per alcuni secondi fino a quando il LED non incomincia a pulsare, e ora basta premere uno dei due switch per attivare o disattivare i due effetti contemporaneamente. Basta poi premere a fondo lo switch per tornare alla modalità di controllo indipendente dei due pedali. Ragazzi, ma il manuale del Fuzz Rangers include anche delle configurazioni nominate con i grandi nomi della storia del rock. Vediamo se funzionano. Modalità Hendrix, solo il fuzz quasi al massimo, livello a ore 3, volume della chitarra circa 8 o 9. Modalità Led Zeppelin, entrambi gli effetti accesi. Fuzz prima del boost con il livello al massimo, boost a ore 2 e cool low, e il livello è usato come volume master. Modalità Queen, entrambi gli effetti accesi, fuzz a ore 2, boost prima del fuzz a circa ore 10 e Q high, il livello è usato come volume master. E modalità Stevie Ray Vaughan, solo il boost è attivato, il volume al massimo e Q high. Abbassiamo però il volume della chitarra a circa 7. Abbiamo quindi 4 leggende e 4 suoni completamente diversi con un solo pedale, e questo è quello che intendo per versatilità, e adesso potete usarli anche voi. Ragazzi, ma qual è il suono che vi ha sorpreso più di tutti? Scrivetemelo con un commento qui sotto che non leggerò. Ragazzi, il Fuzz Rangers di Formula B costa 270 euro, vi lascio il link in descrizione, e se 270 euro possono sembrare tanti per un pedale fuzz, pensate però ai problemi di compatibilità che potreste trovare in altri pedali. Qui c'è il cablaggio fatto a mano, la produzione artigianale italiana, anni di ricerca, componenti premium e l'esperienza di chi ha dedicato una vita a perfezionare questi circuiti leggendari. E tutto questo ti garantisce di salire sul palco, accendere il pedale e suonare. Quando vedi dei componenti speciali e un cablaggio fatto a mano da una ditta tutta italiana, stai guardando il tempo e la passione che qualcuno ha messo in quel pedale. Dopo questo video spero che possiate imparare a riconoscere la qualità, a fare delle scelte migliori con il vostro budget e a costruire un setup che vi ispiri davvero. Se volete poi approfondire come usare gli effetti e costruire delle catene di qualità, ho un corso completo sul mio sito, vi lascio il link in descrizione. Se invece siete a digiuno di effetti e volete capire come costruire la vostra pedaliera, ne parlo nel video che vedete ora. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!